La prima volta che ho visto le gole ho pensato a una cosa sola, che lì dentro sembrava di essere cibo per dinosauri. La roccia è alta 200 metri, Romeo è alto 4. Il conto è presto fatto. Non è una sensazione di pericolo, è una sensazione di scala, di quanto sei piccola rispetto a quello che esiste. Stiamo attraversando le gole del Todra. E abbiamo ancora un buon 30 e rotti chilometri prima di arrivare alla fine delle gole. Io ho sempre un po' paura di questi ponticelli, lo dico sinceramente. È che noi siamo pesanti. Oh, che carini! Ma spero che non si siano incastrati, no, sembrano tranquilli. No? Sì, eh sì. Certo, bravi anche a lasciarli qui così, no? Ti avevano detto che le gole del Todra erano meravigliose ed effettivamente dobbiamo dire, è vero ragazzi, grazie Gloria e Renato, avevate ragione, sono stupende. Siamo proprio dentro. Sì. Wow, che spettacolo! È uscita fuori l'acqua. Bello, devo dire, un po' mi dispiace che ci siano tutte queste bancarelle lungo la via, secondo me un pochino tolgono la poesia, diciamo così. Però va bene. Ho un déjà vu. Te lo ricordi? I Pirenei. Abbiamo passato i Pirenei e siamo scesi a prendere la misura. Ma ci si passa qui? Boh. Ma meglio che scendo a guardare, Marco. No, ci sarebbe da Stai più in stare. là possibile, Sì, eh? sì. Occhio, guarda che se si muove la cellula. Sì, ci passiamo. Mamma, 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 che paura, che paura. Che bello qui, che meraviglia. Ma guarda, c'è anche il baretto qui, incredibile. Motociclisti non possono mai mancare. Giustamente, questo è un percorso da fare in moto spettacolare. Io saluto sempre perché da ex motociclista saluto. Praticamente recuperano l'acqua. Molto interessante. Ecco, esattamente. Ho preso con il secchiello l'acqua, infatti dicevamo come recuperano l'acqua, no? Bello questo passaggio. Italiano ha urlato. Sì, italiano. Qui ha fatto un po' di malannino, direi. Oh, che carino il bimbo. Ciao tesoro. Ciao, quanto è carino. C'è un distributore di benzina di quelli portatili. Allora, che bello, Sì. che bellissimo colore. Sembra di essere al Rio Celeste in Costa Rica. Vero. Questo è il ponte posteriore. Faccio sempre i controlli e domani verifico se la ruota posteriore destra ha smesso di perdere un po' d'aria. Probabilmente quando siamo andati nel deserto l'ho sgonfiate, chiaramente forse un po' di sabbia si era inserita tra la gomma e il cerchione, quindi
a distanza di 4-5 giorni mi perdeva un bar circa dopo 5 giorni. Ho fatto il controllo 2 giorni fa ed è rimasta stabile, quindi probabilmente camminando poi sull'asfalto e rigonfiandola tutta com'era è ritornata ad avere la sua aderenza, quindi non più perdite. Nelle gole non decidi tu il ritmo, la strada è quella, la larghezza è quella. Romeo o passa o non passa. Non c'è negoziazione. Mi piace non dover scegliere la velocità, la direzione, il quanto. Qualcuno o qualcosa ha già deciso per te e tu vai. Ho pensato che forse è così anche per alcune cose della vita. Non tutte, ma alcune sì. Stiamo facendo questo passaggio nella montagna che è stupendo, a dire poco. Bellissimo. Sono un po' agitata, un po' di preoccupazione, agitazione, poi quindi questo è quello che dobbiamo fare e questo è quello che stiamo lasciando. Wow, che panorama! Immaginavo che dovevamo fare manovra, siamo lunghi. Notate il mio silenzio? Io quando è così non sto praticamente in apnea. Marco? Sì, devo Bello? dire molto concentrato. Sì. Bello, vero? Sì, bellissima. Però non è una passeggiata. Non è una passeggiata, devo dire Mm. bella tosta. Dobbiamo andare qui, al punto panoramico. Comunque, anche Marco Wow. non parla, ecco. Che si Ragazzi, sappia, concentratissimo, che devo si dire. sappia, anche Marco non ha parlato, No, non no, solo io, devo che poi dire dopo... quelle 2 curve con il culo a strapiombo a fare retromarcia, devo dire è stato veramente, veramente tosta. Devo dire, mi ha impressionato pure. Ecco, io ho un po' anche un po' di tachicardia adesso. Ora quando ci fermiamo mi Però devo rilasso. dire, una strada Bellissimo. è veramente tosta. Queste 3-4 curve sono veramente toste. Stop. Ce l'abbiamo fatta. Wow. Anche questa mattina abbiamo una bella serpentina da affrontare. Bene, ci divertiremo. È vero, eh? Ieri sera continuavo ad avere i tornanti davanti agli occhi, per cui non riuscivo a prendere sonno. E ho fatto tanta fatica, lo dico sinceramente, ho fatto fatica. E evidentemente mi sono agitata più di quello che pensavo. Ah, che bellino comunque anche stamattina. No, stamattina sono più tranquilla, per cui l'affronto meglio. Mm. Bello anche questo passaggio, Sì. Molto bello. Sono passaggi meravigliosi. Stavamo ricordando, ma non l'abbiamo ripreso quella volta, e la strada che abbiamo fatto per andare al Rif, famoso per le coltivazioni di quello che sapete. E stavamo dicendo che questi sono passaggi tipici proprio di tutto il Marocco e che sono uno più bello dell'altro. Che spettacolo davanti a noi! Cioè, è bellissimo! Un'erosione stranissima. Qui veramente ci vorrebbe tutto il team di Geopop per farci dare delle spiegazioni, ma è troppo bello. Ma là sopra cosa c'è? Sembra che ci abitano. Oh, eh sì, mi sa di sì, eh. Sì. Caspita. Qua, questa parte, devo dire, assomiglia abbastanza al Gorato, vero? Sì. Sì. Bellissimo, ha dei colori meravigliosi. Veramente bello. Bello, bello, bello. Dentro le gole non puoi tornare indietro, non fisicamente. È troppo stretta la strada. Romeo è troppo grande. O vai avanti o non vai. All'inizio questa cosa mi ha dato fastidio.
Poi ho smesso di pensarci. Ci sono situazioni in cui la scelta è già fatta, non da te, dal posto in cui ti trovi. Puoi resistere o andare avanti. Che bella sorpresa che è stata il Marocco, io sono felicissima. Avevo visto tante foto anche di amici nostri come Andrea e Luisa che si chiamano Liberamente in Viaggio e che erano bellissime. Però devo dire la verità, le foto non lo rendono. Così come probabilmente non renderà il video. È bellissimo. Qui, cioè, se queste sono cadute, wow, wow. Un paese abbandonato. Però per ogni paese abbandonato abbiamo visto comunque che costruiscono, per cui presumiamo che piano piano i popoli si stiano spostando. E di sicuro, ripeto, l'abbiamo già detto, ci sono tanti investimenti, per cui io credo che nei prossimi anni andranno a stare sempre meglio. Almeno ce lo auguriamo. E stanno ancora caricando in realtà, non so se si vede. Cioè, è più alto del canyon. No, veramente è una cosa incredibile l'altezza. Stiamo passando Tingir. In realtà non ci fermiamo perché non abbiamo bisogno di nulla, per cui sì, la osserviamo solo passandoci attraverso. Attento, macchina, ti sorpassa a destra. Ormai dopo 2 mesi siamo preparatissimi a questi sorpassi sulla destra. Stiamo andando verso la neve praticamente. Beh, questa strada qualche giorno fa era impraticabile, una settimana fa. Sì, Ecco la neve. diciamo che stiamo andando nel mio clima preferito, vero? Sì, molto. Mamma mia. Abbiamo toccato per un attimo 2625, che è il punto più alto dove Romeo sia mai stato. In altezza sì, assolutamente sì. Quindi abbiamo un altro record battuto. Dall'altra parte delle gole la strada si allarga di nuovo. Nessuno te lo dice quando sei dentro che poi si riapre. Forse è per questo che si va avanti, non perché fa paura, ma perché, dall'altra parte, c'è sempre qualcosa più grande che ti aspetta, come l'acqua che non combatte la roccia, la segue e proprio per questo arriva